Ciao a tutti, ma lo sapevate che partendo da un melograno esattamente come questo si possono fare rinforzare e rinvigorire le vostre piante ed ottenere delle fioriture incredibili, esattamente come questa? Io in questo video vi mostrerò ben due tecniche davvero semplici e veloci per poterci riuscire. Vi consiglio di seguirlo, ma soprattutto rifare ciò che vi mostrerò, perché vi assicuro che quando otterrete questi risultati sarete davvero felici di averlo fatto. E il bello di questo esperimento è che sarà completamente a costo zero, perché il tutto si otterrà dalle bucce, quindi dagli scarti del frutto. Un consiglio che posso darvi è che la prossima volta che ne sceglierete uno per consumarlo o comunque per utilizzarlo, sceglietelo bello maturo, perché sarà più ricco di sostanze nutritive. Una volta che l'avrete scelto, fateci quello che volete, casomai una bella spremuta o una tisana. Nell'ipotesi che sceglierete di fare una spremuta, basterà tagliarlo a metà e spremerlo con un semplicissimo spremiagrumi. A quel punto si otterrà un succo che sarà, a parte benefico, assolutamente ottimo. In alternativa si possono utilizzare, una volta spremuto il frutto, anche i semini per ottenere delle piantine che nel giro di pochissimo tempo nasceranno, cresceranno e a loro volta faranno dei frutti davvero ottimi e perfetti per essere consumati. E il tutto gratis. Primo metodo. Spremuto il frutto ed estratto nel succo, tutto ciò che avanza viene buttato perché è considerato scarto. Sappiate che non c'è niente di più sbagliato perché anche loro sono ricchi di sostanze nutritive. Con la buccia molti ci fanno le tisane, io invece con gli scarti, considerati scarti ma che in realtà non lo sono, ci creo dei fertilizzanti, uno liquido e l'altro in polvere. Nell'ipotesi che voi vogliate fare quello liquido, allora sarà sufficiente prendere la buccia e tagliarla in tante piccole striscioline. Considerate che più saranno piccoli i pezzi e più riuscirete a estrarne gli elementi nutritivi una volta che sarà bollito. Quindi prendere poi una pentolina, riempirla con circa mezzo litro di acqua, questa è la dose per un frutto, quindi 2 parti di buccia, dopodiché mettere all'interno, una volta raggiunta l'ebollizione, tutti i pezzettini che abbiamo ottenuto e fare bollire per circa mezz'ora. Spegnere il fuoco e lasciare lì per 3-4 ore, in modo che tutti gli elementi nutritivi all'interno della buccia vadano poi nell'acqua. Dopodiché filtrare. Una volta filtrato basterà mettere il tutto all'interno di una bottiglia e a quel punto il vostro fertilizzante sarà assolutamente perfetto e pronto. Una volta raffreddato si potrà utilizzare. Considerate che se messo in frigo questo potrà essere utilizzato addirittura per un mese. Secondo metodo, concime in polvere. Ottenute le bucce, queste dovranno essere essiccate, basterà lasciarle in un luogo fresco e asciutto della casa e la natura, nel giro di pochi giorni, farà tutto da sola. Questo è ciò che si è ottenuto, guardate un po' come si siano completamente essiccate, sentite. Ecco qua. Adesso sono pronte per essere frullate, in modo che da queste si ottenga la polvere che poi diventerà il nostro fertilizzante. Nell'ipotesi che voi abbiate tante bucce, io vi consiglio di usare il forno, sarà molto più veloce, quindi metterle su una griglia, accendere il forno circa a 100 gradi per 2-3 ore e quando saranno completamente asciutte e disidratate le potrete tirare fuori e a quel punto utilizzare. Tirate fuori dal forno, quando le bucce saranno completamente secche, assumeranno questo aspetto e questa consistenza, sentite, tenderanno a spezzarsi. E arrivati a questo punto si potrà passare alle operazioni successive, quindi prendere un macinino o come in questo caso un frullatore, normalissimo da cucina, e buttare all'interno tutte le bucce che abbiamo ottenuto, dopodiché accenderlo e frullare per circa un paio di minuti. La cosa importante è che quando smetterete di frullare, ciò che otterrete sia una polvere molto simile a quella del macinato del caffè, quello che si utilizza per la moka, per intenderci. E alla fine dell'operazione questo è ciò che si è ottenuto. Io lo chiamo polverina magica perché è davvero ricca di sostanze nutritive che faranno benissimo alle vostre piante. Risultati finali. Alla fine dell'esperimento questo è ciò che si è ottenuto, 2 concimi assolutamente perfetti, uno in polvere e l'altro liquido. Entrambi hanno vantaggi e svantaggi. Il vantaggio di quello in polvere è che durerà parecchio, però rispetto a quello liquido quando lo applicherete verrà assorbito molto più lentamente. Invece questo che è liquido, una volta applicato al pane radicale, sarà immediatamente assorbito dalle radici delle piante e quindi dalla pianta stessa, però potrà durare davvero poco rispetto all'altro, massimo un mese in frigo, dopodiché se non l'avete utilizzato buttatelo. Però vi assicuro che una quantità di queste dimensioni, quindi mezzo litro, massimo un litro, basterà bagnare una piantina un paio di volte e lo consumerete. Come utilizzare i fertilizzanti? E una volta preparato, applicarlo è davvero molto semplice. Su una piantina di queste dimensioni ne basterà anche un solo cucchiaino sul pane radicale. Basterà farlo cadere in questa maniera, guardate. Dopodiché lui si assorbirà.
e le quantità da mettere su una piantina del genere sono circa una volta al mese nel periodo vegetativo nel quale è attiva, quindi dalla primavera alla fine dell'estate. E applicare quello liquido è ancora più semplice, quindi basterà bagnare la pianta come se la stesse bagnando normalmente, anche questa una volta al mese, andare direttamente sul pane radicale e bagnare. Questo è un fertilizzante che ha davvero delle caratteristiche incredibili, darà nutrimento e forza alle vostre piante e addirittura le farà fiorire. Considerate che questa è una pianta che ho iniziato a bagnare una volta al mese prima che iniziasse a fiorire e il risultato che ho ottenuto è davvero perfetto e bello. Quindi io vi consiglio, dato che comunque questo si ottiene gratis dagli scarti, di provare a farlo perché a voi davvero non costerà nulla, però ciò che otterrete, se vi piacciono le piante, vi darà davvero delle grandissime soddisfazioni. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Però, se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale perché per voi non costa nulla, ma a me, insomma, darà veramente una mano per farlo crescere. Quindi, tra l'altro dimenticavo, se vi è piaciuto date un'occhiata anche al canale perché sono quasi certo che tra tutti i video che ho caricato, qualcosa di carino che potrebbe piacervi, lo troverete. Detto questo, un saluto e al prossimo video.